Primo anno da full time youtuber, è quindi il momento di fare i conti e vedere com'è andata. Partiamo subito con fare una piccola precisazione e una piccola premessa. Il canale va da 4 anni e siccome questa è la prima volta che faccio questo format che utilizzano molti content creator, andiamo un po' indietro nel tempo, facciamo un'analisi completa. Prima domanda basilare: perché fai video su YouTube? Oggi vedo tante persone che vogliono lavorare sui social perché pensano che sia figo, i followers, le collabo, l'ego personale. Ok, ma prima devi avere qualcosa di cui parlare nella vita reale. Ecco, il mio canale YouTube nasce da questo. Le moto. Ho sempre fatto un lavoro normalissimo fino a 27 anni, poi mi sono licenziato e ho intrapreso una strada diversa e vi ho detto che ve la racconterò quando facciamo i 100.000 iscritti, ma se cresciamo di questo ritmo non dovremmo metterci molto ad arrivarci. Il mio canale YouTube nasce da un'esigenza economica, la voglia di gridare al mondo la mia idea che è Backpack Racing. Ho fatto l'istruttore di guida per le più famose scuole di guida e successivamente ho avuto un'idea diversa e l'ho realizzata. Nel 2019 ho creato Backpack Racing, che è una consulenza per la formazione del motociclismo in pista. La grossa differenza rispetto a un corso di guida tradizionale è che viene data molta attenzione alla moto, alla posizione in sella, quindi pedane, manubri, leve, soprattutto al setup, e con il tempo abbiamo dimostrato quanto, anche se vai pianissimo, è molto importante avere una moto che sia in bolla. Infatti, per chi viene a Backpack, al posto del classico attestato di partecipazione ti diamo una scheda tecnica e durante la giornata la compiliamo misurando tutta la moto, terasse, forcellone, rapporto, altezze, precarichi, click. Poi altra grande differenza è sensibilizzare le persone a parlare delle moto, delle sensazioni che provano e formarli per capire come guidare al meglio anche grazie alla conoscenza della moto. Dico sempre, non devi essere G in linea per andare in moto, ma 3 cose le devi sapere. Quindi anche fare il filtro fra la parte tech, i meccanici, i capotecnici, i sospensionisti, gli elettronici fanno il loro, i piloti anche, e nel mezzo c'è una figura che traduce i 2 linguaggi e non è altro che il lavoro che ho svolto per 4 anni al World Superbike. Nel 2019 mi viene questa idea diversa, voglio realizzarla. Come fare a farlo sapere? Faccio un video su YouTube. Il mio amico Alberto Nasca era già molto esperto, mi dà 2 o 3 consigli e con degli amici realizziamo questo video promozionale per il lancio di Backpack. Un disastro, mail su mail su mail, 600 iscritti su YouTube in pochi giorni. In realtà degli iscritti non mi interessava particolarmente, anche perché non ero ancora sicuro di voler fare YouTube, però male non fanno. Fino al periodo Covid nulla più, e quando siamo stati rinchiusi ho cominciato a approcciarmi al mondo di YouTube e ho scoperto che mi piaceva un sacco, ma col piccolo problema che dietro alla creazione di un video di qualità decente ci sono tantissime cose da sapere e purtroppo le devi sapere tu, perché a meno che tu non abbia grandi disponibilità economiche e ti fai aiutare da professionisti, nessun altro le farà per te. E se non sai nulla è difficile imparare gli strumenti, i cavalletti, le luci, le inquadrature, le regole base della fotografia, l'audio, i programmi di editing, avere un PC decente, le copertine, le pubblicazioni, AdSense. E all'inizio ti scoraggi, però devi persistere ed è la più grande verità, soprattutto sui social: costanza e lavoro. Io in realtà ero un ragazzo abbastanza social già fin da molto giovane, quando i social non erano ancora quasi nati, anche perché se andate a vedere l'iscrizione del mio canale YouTube risale al 2007 ed io ero già molto attento a quel mondo. Infatti caricavo dei video con la musica, le gallerie di foto fatti con Movie Maker, cercavo tutti i video dell'RS50, vi ricordate la malattia, no? E mettevo i video delle mie impennate. E anche i primi anni di gare ero l'unico con la telecamera, vi parlo di 2011-12, e c'era ancora gente che ti guardava male perché il pilota vero non le usa le telecamere, lascia stare sta roba e dai gas, cheat. Ora quelli che mi dicevano quelle frasi, more or less, sono tutti improvvisati influencer con scarsi risultati, e ricordatevi questa frase: non c'è peggior cosa di non avere i social che averli e usarli male. Perché, altra grande verità, se prima eri lo scemo del villaggio e lo sapevano solo al villaggio, ora potresti raggiungere molte più persone. Comunque, prima di iniziare a parlare di soldi, rimaniamo sempre in argomento soldi e sfrutto questo video per lanciare e presentarvi il crowdfunding che ho aperto su GoFundMe. Sapete benissimo, o se non lo sapete vi lascio la scheda per recuperare il video, che quest'anno ho la possibilità di ricevere un aiuto da Revo Racing, che è il team di riferimento per Aprilia, per correre sempre le stesse gare che ho fatto l'anno scorso, quindi Schleizer con la pista stradale e Hockenheim con l'Aprilia RSV4 di Sergio, e loro mi aiuteranno ad allestire e a mettere
mettere a punto la moto con l'elettronica APX di Aprilia per renderla competitiva in un campionato di alto livello come l'IDM Pro Superstock 1000. Se raggiungeremo o ci avvicineremo alla soglia dell'obiettivo, vorrei correre e portarvi sul canale anche la gara di Assen, facendo quindi 3 gare in totale. Sapete che non vi chiedo mai aiuto tranne quando serve veramente, e nel 2022 siamo riusciti ad andare in America e il canale era la metà. Ora siamo quasi 70.000, basta una piccola donazione di ognuno per raggiungere l'obiettivo. Considerate che durante l'anno avete trovato oltre 70 video gratuiti fra mie attività, serie varie, pre, post Superbike. Quindi se vi facesse piacere supportarmi, in alto nella descrizione trovate il link, potete donare da lì, e stavolta ho scelto GoFundMe in maniera che possiate vedere con la massima trasparenza e a che punto è la campagna e quanto hanno donato le persone. Discorso diverso per le aziende che vorranno supportare o collaborare, basta scrivermi alla mail in descrizione e verrete ricontattati. Ma ora veniamo al succo del discorso. E visto che è la prima volta, l'ho già detto, velocissimo recap di tutti gli anni fino ad arrivare al 2024, anno della svolta. Partiamo dal 2020, primo video promozionale di Backpack pubblicato nel 2019, fino al Covid niente, dove inizio a smanettare, faccio qualche video delle mie avventure, ciclismo, test dell'RSV4 al Pirelli Day, forse era un segno, ottengo la monetizzazione del canale perché devi raggiungere 1000 iscritti e 4000 ore visualizzate, che ora per me non sono nulla, e direi che a iscritti non c'è problema perché andiamo subito a 17.000, anche grazie alla scia di Albi. Nasca io lo chiamo Albi perché lo conosco da prima che fosse Nasca. Vi ricorderete sicuramente i video per i fan storici del canale che facevamo insieme agli inizi e che divennero famosi quando Albi li pubblicava dal canale Race Booking. Tra l'altro, spoiler, vediamo se quest'anno riesco a farlo tornare in moto. Comunque, guadagni pochi, 326 euro, collaborazioni 0, quasi nulla, ma era normale in quanto fossi molto concentrato con Backpack, che era appena nata, e World Superbike, che mi portava via una marea di tempo. Nel 2021, sempre Backpack, sempre World Superbike, che mi portano via tutto il tempo, ma inizio a migliorare le cose, imparo a editare un po' meglio, facciamo la serie del Politecnico di Milano che era andata benissimo a livello numerico per quegli anni lì e per la dimensione del mio canale, chiudo a più 29.000 iscritti, quasi 3.000 euro, quasi 2 milioni di views e comincio a fare le prime collaborazioni. Purtroppo il 2022 è stato proprio l'anno peggiore per me fino ad ora. Sono riuscito a organizzare il Moto America anche grazie al vostro aiuto, avevo cominciato la serie sull'R6, quella dal concessionario alla pista, ma siccome non dedicavo abbastanza tempo ai miei contenuti, il livello su YouTube si stava alzando parecchio, sempre più concorrenza, ho avuto una frenata e ho fatto molto meno del 2021. Non ero dispiaciuto, ero incazzato perché sapevo benissimo quali fossero le mie carenze e sapevo che non potevo fare tutto da solo. Così a fine 2022 cerco di creare uno staff, comincio a farmi aiutare nella creazione delle copertine, video editor, maker, sottotitoli, eccetera eccetera. Comunque tristissimo, 2.500 euro, solo 5.000 iscritti e molte meno views. Teniamo presente che continuavo a dividermi fra World Superbike, Backpack, YouTube, allenarmi, dormire, eccetera eccetera, molto pesante. Nel 2023 partecipo all'R7 Cup, DTO mi dà una mano incredibile, mettiamo in piedi il progetto, comincio a creare un piccolo staff, ma non è facile da gestire e soprattutto c'è un problema incredibile, ovvero il tempo. Le giornate sono 7 a settimana e le ore 24 al giorno, e per quanto puoi essere Ironman non puoi fare tutto da solo. Immaginatevi questo: World Superbike guidando il camion, quindi giorni e giorni in viaggio oltre ai weekend di gara. R7 Cup, quindi altri 5 weekend 3-4 giorni buttati. Backpack pieno di date in giro per l'Italia, per fortuna, più allenati, dormi, YouTube che porta via un tempo incredibile se lo vuoi fare bene, e dovevo farlo tipo un po' di notte. Se guardiamo i dati dell'anno totali, i numeri sono ancora peggio dell'anno prima, ma se guardate da metà anno in poi cominciano a crescere perché riesco a organizzare meglio il lavoro, trovo una persona con la quale lavorare in maniera fissa e che devo ringraziare perché mi ha insegnato un sacco di cose sul mondo della fotografia e non, ed è stata ed è ancora fondamentale per la crescita del canale, anche se a causa del suo lavoro principale di ingegnere può fare molto meno. Chiudo con 2.600 euro e neanche 4.000 iscritti. Raga, ero nero, soprattutto perché sapevo che ci fosse un sacco di potenziale, così per il 2024 ho deciso di cambiare un po' le cose. Ora, se avete visto il video fino a qui, avete capito che fare troppe cose non va bene, ma vediamo quali sono i miei tipi di entrate e quali sono state le spese fino ad ora. Backpack e collaborazioni, World Superbike, gare e staff. Balza immediatamente all'occhio come il mio impegno World Superbike sia nelle spese, ma questa è una storia che vi racconterò a tempo debito, però sapete benissimo che sono uscito da quella situazione, ho pianificato
pianificato tutto il 2024 in maniera diversa e i dati parlano da soli. 8.466 euro, signori, 3 milioni e 3 di views e 17.332 iscritti. Ed uno potrebbe dire, sì ma Edo, ma nel 2021 hai fatto 21.000 iscritti. Sì, però considerate che era appunto il 2021 e non c'era sicuramente la concorrenza di oggi. Oggi tutti fanno i video, quindi se prima il tuo contenuto lo pubblicavi e avevi un bacino di utenza molto più grande, oggi il tuo video ha molti meno potenziali spettatori perché tutti abbiamo molta più scelta sotto i nostri occhi. Quindi anche io faccio così con i canali che seguo, scegli sempre la qualità e la persona che ti appassiona e gli dedichi il tempo. È per questo che oggi si parla di nicchia, di fidelizzazione e di interazione. Se fate caso, oggi sul canale siamo 6.740 e facciamo dei numeri che alcuni canali molto più grandi fanno fatica a fare. Crescere di 17.000 iscritti nel 2020 aveva un valore, oggi vale molto di più perché c'è concorrenza ed è anche molto più difficile. Anni fa il numerone di fianco al nome del canale era la cosa più importante del mondo, mentre oggi anche le aziende hanno più cultura social, iniziamo tutti ad avere più consapevolezza dei mezzi ed è la motivazione per la quale ci sono canali medio-piccoli che funzionano molto bene, altrimenti lavorerebbero solo gli over 1 million e basta. Io stesso mi sono dovuto rendere conto di quanto potente sia il messaggio e di quanto pesino le parole che dico e la fiducia che le persone ripongono in me ogni volta che aprono un mio video. È un ottimo risultato, sono contento, ma non è finita qui perché per il 2025 voglio che sia ancora molto meglio e sto lavorando per farlo. Ci saranno tantissimi contenuti nuovi, post Superbike, stiamo vedendo se sia possibile fare il post MotoGP, il discorso APX Aprilia per l'IDM, l'officina nuova che vedrete settimana prossima e alcune cose alle quali sto lavorando. Ovviamente il guadagno delle AdSense di YouTube è una piccola fetta delle mie entrate perché già se dividiamo 8.466 euro per i 70 video, 117 è il guadagno medio di ogni video e considerate che già per quelli qua in studio superiamo quanto costa produrre il contenuto, senza parlare di quanto costino quelli in pista, ma penso possiate immaginarvelo. Le realtà fiscali sono 2 perché Backpack è una SD, mentre il resto lo gestisco con una normalissima partita IVA a regime forfettario. Ovviamente ci sono le spese del commercialista, dei mezzi, dello staff ed io che sto reinvestendo tutto in attrezzatura video, officina, e-commerce per Backpack perché, spoiler, stiamo cercando di automatizzare e migliorare l'esperienza di acquisto per tutti con un calendario automatizzato per un grande progetto futuro. Sicuramente sono in una fase nella quale sono ancora troppo one man band, ma piano piano sto cercando di scaricarmi di lavoro per avere più tempo per gestire, ma soprattutto creare di più e meglio per me, per le mie aziende e per le aziende con le quali collaboro e con le quali con gran parte abbiamo già rinnovato per il 2025. Quindi speriamo di fare ancora di più, i presupposti ci sono davvero tutti e io vi leggo tutti nei commenti come al solito e ci vediamo settimana prossima che escono i video della nuova officina e saranno in 2 puntate che vedrete nella stessa settimana. Ciao!